Bentornati nel santuario in cui decifriamo i linguaggi non detti del cuore. State guardando Segreti Turchi, l'osservatorio digitale che rifiuta la patina superficiale del mondo dello spettacolo e preferisce immergersi nelle correnti profonde, talvolta tempestose, dei legami umani. Se cercavate un angolo del web che tratti le storie delle star con la dignità di un romanzo e non con la fretta di un tabloid, avete trovato casa. Oggi puntiamo la lente su un fenomeno che ha segnato un'epoca della televisione turca, e su due nomi che, quando sussurrati insieme, scatenano un'ondata di ipotesi, nostalgia e speranza. Parliamo di Gökberk Demirci e Özge Yaz. Per anni hanno ondeggiato tra finzione e realtà, incantando milioni di spettatori con una chimica così naturale da sembrare incendiari anche a schermo spento. Ma oggi la narrazione cambia. Una fuga segreta, una manciata di fotografie mosse e un silenzio più eloquente di qualsiasi conferenza stampa hanno riportato a galla ciò che il pubblico intuiva da tempo. Stiamo assistendo all'evoluzione di un legame che ha preferito sfuggire ai riflettori. Prima di addentrarci nei dettagli di questa rivelazione di mare e salsedine, fermate un attimo il tempo. Iscrivetevi ora a Segreti Turchi, attivate la campanella per non perdere nessun frammento di verità. E se volete sostenere un racconto indipendente e di qualità, con analisi esclusive e profili psicologici approfonditi, premete il tasto Unisciti. Il vostro supporto è la base su cui Segreti Turchi si regge. Ora, respirate a fondo, e camminiamo insieme nel cuore della quieta tempesta. L'origine della scintilla. Per comprendere la portata di ciò di cui stiamo parlando, bisogna riavvolgere il nastro fino alla prima accensione. Quando Gökberk Demirci e Özge Yaz entrarono nei panni di Emirtarun Ereğan in Yemen, non si limitarono a recitare, costruirono una corrente emotiva che trascendeva la carta. Interpretarono una coppia capace di conquistare il pubblico non solo con i colpi di scena, ma con una vibrazione autentica, solida, inevitabile. Quella naturalezza, così immediata da scavalcare la mente e farsi sentire nello stomaco, accese il sospetto di una platea globale. E se il confine tra personaggio e persona si fosse assottigliato? E se in quelle pause tra un ciak e l'altro, nelle pieghe dei copioni, stesse silenziosamente germogliando qualcosa di vero? Le voci non si sono mai spente. Per anni, corridoi e set hanno custodito sussurri, i fan hanno letto sguardi e gesti come indizi. Le apparizioni pubbliche sono state calibrate con precisione chirurgica per mantenere un'ambiguità professionale. Eppure, mancava sempre una conferma netta. Perché? Perché Gökberk e Özge hanno scelto, costantemente, la strada della discrezione. Hanno difeso la vita privata con una cura rara in un'industria vorace, lasciando parlare il lavoro e proteggendo ciò che era tenero e delicato lontano dagli occhi indiscreti. La crepa nella corazza ed è proprio per questo che ogni incrinatura di quella corazza fa rumore. Un rumore sordo, tellurico. Nelle ultime settimane, la loro fortezza di riservatezza ha lasciato filtrare un filo di luce. Gökberk e Özge sono stati avvistati durante una breve fuga clandestina, lontano dal ritmo caotico di Istanbul, un viaggio progettato per rimanere invisibile, una parentesi di tempo in un luogo in cui il mare cancella le orme e il vento porta via le parole. L'intenzione era chiara, passare inosservati, ritagliarsi un respiro. Ma per chi vive al bagliore dei riflettori, l'anonimato è spesso un miraggio crudele. La conferma non è arrivata da uno shooting organizzato, bensì dalla tenacia della stampa turca e da fonti vicine alla coppia. Hanno scelto una destinazione incastonata tra cale nascoste e tramonti infuocati, un rifugio per condividere momenti che fino a ieri appartenevano solo alla loro memoria. Il potere dell'immagine sfocata. Le foto trapelate sono poche. Lontane. Granulose, mosse. In un'epoca in cui la perfezione è in 4K, si potrebbero liquidare. E invece no, la loro imperfezione è la prova. Perché qui la notizia non è Sono insieme, quello lo si è sempre sospettato, ma l'evidenza della quiete che filtra da quei ritagli a bassa risoluzione, la forza silenziosa del legame che supera in valore un migliaio di dichiarazioni rifinite. Non siamo davanti all'ennesima passione lampo, destinata a consumarsi in fretta.
Sembra una storia che ha retto alla pressione del tempo e dello sguardo pubblico. Dopo anni di ipotesi, silenzi alternati e le inevitabili distanze che la vita impone, questa fuga suona come uno scatto in avanti, un gradino più in alto sulla scala dell'impegno. Non capriccio estivo, ma gesto naturale e consapevole di due persone che oggi si muovono come squadra contro il mondo. Una domanda alla comunità di segreti turchi: vogliamo fermarci un attimo e chiedervi: vi convince di più un amore sbattuto in copertina o uno scoperto in piccoli furti di tempo come questo? La riservatezza vi fa percepire il sentimento più autentico? Scriveteci i vostri pensieri qui sotto. Siete per la dichiarazione pubblica o per il santuario privato? I vostri contributi alimentano il motore di questo canale. E, già che ci siete, sostenete questo racconto attento alla privacy con un like. Il racconto dell'amore nascosto. La stampa ha parlato di l'amore segreto per definire l'escursione lontano dalle mappe. Ma guardiamo alle briciole di dettagli emerse. Raccontano giorni semplici e preziosi, colazioni su una terrazza con l'orizzonte che sconfina, passeggiate mano nella mano tra le scogliere, risate coperte dal respiro della risacca. Attimi di quotidianità che per noi potrebbero sembrare normali, ma che per due volti così osservati sono il lusso definitivo. Immaginateli, Gökberk e Özge, per una volta solo Gökberk e Özge. Nessun faretto, nessuno stop, nessun dovere di apparire impeccabili. Questa autenticità, più di qualunque scoop, racconta la verità della loro connessione. Chi li ha amati in Yemen ha riconosciuto lo stesso ritmo di sguardi, la stessa cura con cui lui le sistema i capelli quando la brezza si alza, l'attenzione con cui lei ne segue il passo e ne modula il silenzio. La rivincita dei fan. La rete ha reagito come un coro, non stupore, ma soddisfazione. La loro fanbase, paziente e testarda, ha vissuto queste immagini come il sigillo a una narrazione cresciuta nel tempo. Per molti, Gökberk e Özge rappresentano un raro equilibrio, due percorsi artistici maturati a stretto contatto e una dolcezza bruciante che sullo schermo era troppo reale per dissolversi senza lasciare scia. E poi, l'ammirazione per il modo in cui hanno tenuto la barra, niente sceneggiate. Nessun litigio spiattellato sui social, zero esibizionismo. L'essenziale. Soltanto. Scegliere la privacy, nell'economia digitale di oggi, è una dichiarazione d'identità. E quella fuga, condotta con modestia, dimostra che si può vivere un grande amore senza consegnarlo all'algoritmo in cerca di conferme. Il futuro della dinastia. Che cosa cambierà ora, per loro e per le loro carriere? L'attenzione inevitabilmente salirà, le domande dei cronisti si faranno più pressanti. Ma se quel legame è davvero solido come quelle foto suggeriscono, li vedremo attraversare la nuova fase con la stessa eleganza con cui hanno evitato le trappole del pettegolezzo. Potrebbero affiorare piccoli segnali, gesti misurati sui social, o, col tempo, qualche apparizione condivisa che peserà più di 1000 parole. E nel sottobosco delle fanpage una parola torna a vibrare: matrimonio. È azzardo? Forse. Ma non è un'ipotesi remota se si considera la durata del loro legame e la serietà che tutti percepiscono in questo riavvicinamento. La scena televisiva turca si nutre di grandi passioni e clamorosi ritorni, e loro sono pilastri: lui carismatico, ironico, concreto, lei luminosa, determinata, in perenne evoluzione. Insieme possono diventare una forza strategica, sostenendosi nelle scelte professionali. E perché non sognare una nuova collaborazione sullo schermo, stavolta con la libertà di chi non deve più nascondere la verità dietro la finzione? Il paradosso dell'esposizione. La parte più affascinante è la lezione con cui hanno preservato un margine di mistero in un'epoca iperesposta. Hanno ritagliato un perimetro intimo, uno spazio sacro in cui i sentimenti potessero respirare, protetti da poche regole chiare, meno parole, più realtà. Quella fuga, più che una vacanza, è diventata il simbolo di tale intimità. Le foto sgranate, come pezzi di puzzle sparsi, invitano a immaginare il resto, a leggere tra le righe di una felicità che non ha bisogno di fonti ufficiali. Un promemoria potente. Anche chi vive di telecamere può scegliere l'ombra per le cose dell'anima.
La strategia del silenzio. Se scaviamo a fondo, anche la copertura mediatica dice molto dell'ecosistema che li circonda. Articoli meticolosi, analisi al microscopio di ogni pixel, indiscrezioni di testimoni che giurano di averli visti da vicino. E loro tacciono. Nessuna dichiarazione, nessun comunicato. Lasciano che parlino i fatti, i dettagli, il vento che trascina col suo soffio la sagoma di due persone che cercano normalità e finiscono comunque osservate. È una strategia brillante, alimenta domande, sì, ma permette loro di tenere il timone del racconto. Niente parole da fraintendere se di parole non ce ne sono. Nessuna campagna che possa fallire se non viene mai lanciata. Tutto emerge dalla forza naturale degli eventi, dalla logica quasi inevitabile di due innamorati che si ritagliano un angolo di mondo. Una lezione d'amore in sostanza, quella fuga romantica è stata la rivelazione che molti attendevano. Ha trasformato i sussurri in una trama credibile, restituendo l'immagine di una relazione matura, fatta di scelte ponderate e protezione reciproca. Un messaggio fortissimo all'industria e ai fan, anche nel firmamento delle star, l'amore può essere un rifugio, non uno spettacolo. Uno spazio in cui costruire un futuro pezzo per pezzo, liberi dal ronzio costante di chi chiede sempre di più. Rileggiamo i capitoli essenziali. L'incontro sul set, la magia che ha infiammato gli ascolti, le prime domande mai davvero sopite, la decisione di schermare la vita privata, fino a quella fuga che ha cambiato il ritmo del racconto. Non è una fine, anzi, sembra l'inizio di una nuova fase, in cui la coppia, senza fanfare, lascia intravedere un progetto comune. Contano i dettagli, lo sguardo complice in una foto rubata, il modo in cui lui le scosta ciocche di capelli ribelli, il passo che si aggiusta all'altro. Piccole cose, certo. Ma sono le piccole cose a costruire relazioni durature, e sono le piccole cose ad aver trasformato una finzione nell'eco di una leggenda. Adesso tocca a voi, credete che li rivedremo insieme sullo schermo nel 2025? Scrivetelo nei commenti. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi a Segreti Turchi e unirvi alla nostra cerchia per contenuti esclusivi. Fino al prossimo capitolo, tenete lo sguardo puntato all'orizzonte. Questo è stato Segreti Turchi. Grazie per essere stati con noi.